Salve ragazzi! ChatGPT è sicuramente sopravvalutato. Infatti, nessuno potrebbe mai copiare o eguagliare il mio livello di scrittura. Ma rifaccia il piacere! Questo è quello che pensano gli utenti che utilizzano in modo superficiale questo strumento. Ma io oggi voglio invece dimostrarvi che si sbagliano e che ChatGPT può scrivere ad un livello e con un metodo esattamente simile al nostro. Non ci credete? Se da ChatGPT otteniamo risultati deludenti è perché forniamo poche informazioni allo strumento. Come ho detto in un mio precedente video, il potere di ChatGPT è infatti tutto nei prompt, cioè nei comandi, istruzioni che gli impartiamo. In questo video voglio mostrarvi come applicare il nostro stile di scrittura agli output di ChatGPT. Ciò che contraddistingue il nostro modo di scrivere è infatti un qualcosa di personale, costituito dal tono, dalla voce, dal nostro vocabolario e da come strutturiamo le frasi. Riuscirà ChatGPT ad imitare tutto questo? Vediamo subito come procedere. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e let's go! Per farvi capire di cosa sto parlando ed a cosa mi riferisco quando parlo di stile di scrittura, vi mostro subito un esempio molto eloquente. Apro ChatGPT e scrivo: scrivi un'email al mio capo dicendogli che il caffè fa schifo, utilizzando lo stile di Totò. E guardate, fantastico! Leggendo questa mail mi sembra di sentire la voce del principe della risata. Come dicevo, ChatGPT ha utilizzato il suo vocabolario, il suo modo di porsi ed addirittura il suo stile di fare ironia. Migliorare questa situazione caffettosa mi ricorda qualcosa. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ovviamente, in questo caso, non ho alcun bisogno di spiegare a ChatGPT qual è lo stile del mitico Totò. Signor Principe, è talmente grande l'onore che mi fate oggi. Basta. Ma se io volessi invece che ChatGPT utilizzasse il mio stile di scrittura, ChatGPT non mi conosce e quindi come dovrei procedere? Vediamo un po'. Potrei scrivere un prompt come questo: scrivi una mail dicendo che il caffè fa schifo per il mio capo. Utilizzando lo stile dell'esempio che ti fornirò. Tieni conto del tono, della voce, del vocabolario e della struttura delle frasi. Esempio. Chiaramente, come esempio, devo fornire a ChatGPT un testo scritto da me. Ed ecco che ChatGPT tira fuori la mail utilizzando il mio stile di scrittura, che essendo il mio, riconosco in modo inequivocabile. Questo prompt è utilissimo, ma adesso voglio mostrarvene un altro ancora migliore, che prima analizza il testo che gli forniamo, tenendo conto del tono, voce, vocabolario e struttura delle frasi, e poi applica gli elementi identificati a tutti i futuri output di ChatGPT. Insomma, diciamo a ChatGPT di imparare il nostro stile di scrittura e di applicarlo a tutte le nostre future richieste. Il prompt è questo: analizza un esempio di testo in base al tono, voce, vocabolario, frasi e strutture.
Applica tutti gli elementi identificati a tutti i tuoi futuri output. Esempio, ovviamente devo fornirli del testo scritto da me, ma qui voglio dire una cosa importante. Se voglio che ChatGPT impari davvero il mio stile di scrittura, devo dargli in pasto del testo di buona qualità e che rifletta davvero il mio modo di scrivere. Inoltre, se voglio che ChatGPT scriva una mail, sarebbe meglio fornirgli il testo di una mail. Se invece volessi fargli scrivere un articolo, che ve lo dico a fare, sarebbe meglio fornirgli il testo di un articolo. Come vedete, ChatGPT ha identificato tutte le caratteristiche della mia scrittura, che da questo momento in poi saranno applicate a tutte le mie future richieste. Se ad esempio gli chiedo, scrivi una mail al mio capo e digli che il caffè del nostro ufficio fa schifo, ChatGPT scriverà la mail utilizzando tutti gli elementi del mio stile di scrittura, imitando quindi esattamente il mio stile di scrittura. Integriamo la tecnica dello stile di scrittura al super prompt di cui ho parlato in un mio precedente video e prendiamo letteralmente il volo. Il video è terminato, spero di non aver tralasciato niente di importante. Se ti è stato utile metti un mi piace ed iscriviti al canale. Se non lo è stato, iscriviti lo stesso sulla fiducia, il prossimo ti sarà sicuramente utilissimo. Se vuoi consigliarmi un argomento su cui realizzare un video tutorial, trovi il link all'apposito modulo in descrizione. Un saluto, alla prossima!